Ok, andiamo dritti al punto. L'esercito degli Stati Uniti è di gran lunga il più potente del mondo e non potrebbe essere altrimenti. Considerate che nel solo 2023 la Casa Bianca ha destinato alla difesa qualcosa come 916 miliardi di dollari, una cifra che ammonta al 68% della spesa militare dell'intera NATO. Per paragone la Cina, cioè la seconda potenza economica mondiale di miliardi, ne ha spesi soltanto, si fa per dire, 296, invece la Russia 109. In totale l'esercito americano dispone di un personale di più di 2 milioni di persone, 700.000 riservisti e volontari che sono membri della National Guard, in sostanza i corpi di stanza nei singoli stati federati e territori incorporati, e 1.300.000 soldati in servizio attivo a livello nazionale. Tra questi 170.000 sono dislocati in circa 750 basi militari sparse in almeno 80 paesi diversi. Sì, gli Stati Uniti influenzano e hanno influenzato il pianeta tramite la loro forza militare e bla 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 bla. Tutto vero, però c'è un problema inaspettato. 2 milioni di militari per il Pentagono sono pochi. Talmente pochi che si è arrivati a parlare di una crisi di reclutamento. In altre parole, le forze armate fanno fatica a trovare nuovi soldati e così fanno fatica a rinnovare i propri ranghi. Non lo diciamo noi, ma lo dice il Pentagono stesso, che ha definito il 2023 come l'annata di reclutamento per il servizio militare più dura da quando è stata introdotta la forza volontaria, cioè da quando è stata sospesa la leva obbligatoria. Nel 2022 lo US Army, cioè la componente di terra, nonché la più grande delle forze armate americane, sperava di accogliere almeno 60.000 nuove reclute, ma ne ha arruolate soltanto 45.000. E non finisce qui. Nel 2023 i reparti delle forze armate hanno fallito il loro obiettivo complessivo di reclutamento e neanche di poco. Sono rimasti vacanti 41.000 posizioni. Gli Stati Uniti si sono quindi approcciati al 2024 con l'esercito più ridotto in termini di militari attivi da 83 anni a questa parte. Più precisamente dal 1941, prima dell'ingresso nella Seconda Guerra Mondiale. If you're 17, you can enlist in the Air Corps Reserve. You'll be called to training soon after your 18th birthday. Men between the ages of 18 and 26 can go into training immediately. Nel 2022 la segretaria dell'esercito Christine Wormuth aveva già detto che se il trend negativo del reclutamento dovesse persistere, i riservisti saranno inevitabilmente resi soldati attivi. If we don't turn our recruiting situation around, I can't guarantee you that the Army won't have to make some more substantial potential force structure reductions because we've got to make sure that our units, for example, that are on the immediate response force are manned adequately so that they're ready to go. Paradossalmente, la branca dell'esercito che soffre di meno è la Space Force, cioè il controverso ramo dell'aeronautica creato dall'amministrazione Trump nel 2019. Però si tratta pur sempre del servizio militare con il minor numero di arruolati, si parla di neanche 9.000 persone. Insomma, sembra di essere di fronte a un'ecatombe, a una moria di giovani patrioti. Se vi faceste un giro su internet e in particolare su YouTube, cercando magari qualcosa sull'argomento, incappereste in articoli e video sensazionalistici. Il Pentagono ci mette il suo, addossando parte della colpa della carenza di reclute alla generazione Z, che avrebbe, citiamo, poca fiducia nelle istituzioni e sempre di meno intraprende carriere e stili di vita tradizionali. Per capirci qualcosa in più occorre partire da un assunto di base, e cioè che la carenza di personale militare è un problema generalizzato. In Europa e pure in Italia si discute della reintroduzione della leva obbligatoria, vuoi per la mancanza di volontari oppure per incrementare le capacità militari. Ad esempio, la Danimarca ha recentemente annunciato che estenderà la coscrizione alle donne, cosa che in Svezia e Norvegia già fanno proprio in ottica difensiva. Che i giovani di oggi, in assenza di un obbligo, scelgano chiaramente di non perseguire la carriera militare, in fin dei conti non deve stupirci. La guerra è orribile, con i social network siamo abituati a vederla a distanza ogni giorno, e anche la sola possibilità di trovarsi coinvolti in prima persona in un conflitto non è certo un'opportunità chissà quanto allettante. Allo stesso modo, l'idea di difendere la patria perde senso quando quella patria stessa si trova invischiata in delle situazioni che con la sicurezza interna hanno poco a che vedere. Gli Stati Uniti non sono certo estranei a questo discorso. Pensiamo soltanto che agli inizi degli anni '80 il personale militare americano superava le 3 milioni di unità in servizio attivo. Dalla fine della guerra fredda questo numero è poi gradualmente calato, nello specifico del 37%, fino ad attestarsi sui livelli odierni, con un solo picco di adesioni volontarie alle forze armate in seguito all'11 settembre. Ampliando l'orizzonte temporale ci si rende poi conto che il declino delle reclute statunitensi è iniziato in
realtà già nel 1971, vale a dire quando il presidente Nixon cominciò piano piano a ritirare le truppe dal Vietnam, che come sappiamo, ci abbiamo fatto un video al riguardo, è una guerra contestatissima in patria tra diserzioni, convocazioni date alle fiamme, obiezioni di coscienza e manifestazioni su larga scala. Difatti sarebbe stato lo stesso Nixon nel 73 a porre fine alla coscrizione. Ending the war is only the first step toward building the peace. This is a peace that lasts, and also a peace that heals. And a peace that not only ends the war in Southeast Asia, but contributes to the prospects of peace in the whole world. Vale però la pena notare che nel 68 le forze armate erano nel pieno del proprio splendore numerico, replicando un record raggiunto addirittura nel 54 in seguito alla guerra di Corea, anche se non riuscì mai ovviamente a equiparare i 12 milioni di soldati arruolati nel 45. In tutti questi momenti chiave della storia americana, le elevate adesioni ai ranghi militari erano dettate sia da una spinta patriottica, sia dall'esistenza di una leva obbligatoria. Gli Stati Uniti hanno fatto ricorso alla coscrizione per ben 5 volte nella loro storia: durante la guerra civile, durante il primo conflitto mondiale, che ha reso noto il poster dello zio Sam, durante il secondo conflitto mondiale, durante la guerra di Corea e poi durante la guerra del Vietnam. La prima vera legge sulla leva obbligatoria in tempo di pace però fu introdotta nel 40 dall'amministrazione Roosevelt. Ciò significa che la leva obbligatoria negli Stati Uniti è rimasta in vigore per 33 anni. Our present program will train 800,000 additional men this coming year. It is a program, obviously, of defensive preparation. Ben poco se pensiamo che in Italia la coscrizione è rimasta in regime per 143 anni, cioè dal 1861 fino al 2004. E storicamente la Casa Bianca ha avuto a disposizione un folto esercito di volontari. Nel 1965 lo US Army era composto soltanto al 20% da soldati di leva. E quindi ecco qui un primo motivo per cui l'attuale carenza di reclute fa, come dire, storcere il naso al Pentagono. Di converso questo dato non ci deve stupire. Un tempo arruolarsi nell'esercito indicava sì la propria volontà di difendere il paese, ma era anche un modo per ottenere un impiego sicuro, ben pagato, socialmente rispettato. Inoltre, benché tutti gli americani maschi con un'età compresa tra i 18 e i 25 dovessero registrarsi al Selective Service System, non era detto che si venisse riconosciuti idonei alla leva o arruolati automaticamente, soprattutto nei periodi di pace tra la metà degli anni 50 e 60. Infatti poteva accadere che in attesa della chiamata un ragazzo rimanesse con le mani in mano per anni, magari senza mai riceverla quella chiamata, quando invece nel frattempo poteva, non so, dedicarsi a una propria attività. We're a tough club to join and a tough team to make. Anytime that you're spoken to, you will always use the word yes sir, no sir. You will speak when spoken to, not until. All right, as soon as I give you the word, I want you to take everything out of your pockets, turn your pockets inside out. All right, you got about 45 seconds to get it done. Move it out. Paradossalmente un buon 30% dei soldati si arruolava per evitare l'incertezza che era dovuta a questa selezione. Un po' come dire ok, tagliamo la testa al toro. Al contrario, evitare la leva non era così difficile con le giuste conoscenze e furbizie. Per dirne una, il senatore democratico Bernie Sanders si dichiarò obiettore di coscienza, benché non fosse mosso da alcun sentimento religioso, che in fin dei conti è l'unica scusante per rendere valida questa obiezione. Le indagini sulla sua genuinità di questa affermazione fecero sì che al compimento del 26esimo anno di età il nostro Bernie fu automaticamente escluso dalla leva. Però ha fatto ben di peggio il nostro Donald Trump, che nel 68 è riuscito a farsi diagnosticare un problema osseo ai talloni, pare tramite un medico amico di suo padre, ragion per cui ha ottenuto la magnifica esenzione dal servizio. I am the chosen one. Ma a costo di essere ripetitivi, fu la guerra del Vietnam a scardinare questo sistema, in una maniera, c'è da dire, abbastanza peculiare, perché desiderosi di incrementare le truppe da spedire in quel macello che era il Vietnam, nel 69 Nixon e i quadri militari americani idearono 2 lotterie, trasmesse in diretta nazionale il 1 dicembre, in maniera così da reclutare casualmente e in maniera imparziale, tramite quindi estrazione, quanti più giovani possibili, nati tra il 44 e il 50. And we're going to ask him to choose the first. Ma mi spiego meglio. La prima lotteria prevedeva la presenza di un vaso che conteneva 366 foglietti, uno per ogni giorno dell'anno, 29 febbraio compreso. Di foglietti ne vennero estratti 195. Chi era nato in uno di questi giorni, tra il 44 e il 50, sarebbe quindi dovuto andare in guerra, nell'ordine di estrazione della loro data di nascita. Per capirci, la prima data pescata fu il 14 settembre. Ebbene, tutti coloro che erano nati in quel giorno, tra il 44 e il 50, sarebbero dovuti partire immediatamente, previo esame di idoneità si intende. In quale ordine lo definì
americani la seconda lotteria. Stavolta i foglietti erano 26, uno per ogni lettera dell'alfabeto. Le prime 3 lettere estratte furono J, G e D, quindi io in pratica sarei dovuto andare in guerra. Che culo! E così fino all'ultima lettera, la V. Per farla breve, tra tutti i nati il 14 di settembre, chi si chiamava Jack Jackson venne chiamato prima di Gideon Johnson, che a sua volta venne selezionato prima di Dylan Johnson. Chi si chiamava Vance Vernon sarebbe invece partito per ultimo tra i suoi compagni di compleanno. Una roba che credo non si sia vista neanche in Hunger Games. Ebbene, le lotterie furono... che ve lo dica a fa, un disastro. Stravolsero le vite di coloro che vennero chiamati alle armi e i loro risultati furono falsati dal fatto che le capsule che contenevano i foglietti in realtà erano state inserite in sequenza da gennaio a dicembre, quindi era più probabile che venissero estratti numeri dall'1 al 183, cosa che in effetti accadde. Le lotterie continuarono in questo sistema demoniaco per qualche anno, fin quando la leva obbligatoria non fu sospesa da Nixon. Attenzione, sospesa, non abolita. Infatti, se gli States dovessero entrare in una qualsiasi nuova guerra, la coscrizione potrebbe essere ristabilita di nuovo e seguirebbe, indovinate un po', proprio questo demoniaco sistema della lotteria. Difatti ancora oggi tutti i cittadini americani maschi tra i 18 e i 25 anni sono tenuti a registrarsi a questo Selective Service System assieme a rifugiati e immigrati, che siano regolari o addirittura irregolari. He's waking up. Hey, Ralph. Pleasant dreams? What's going on? Ralphie's reached his prize. I'm your conscience, Ralph. Ralph, the law specifically states you must register with Selective Service at the post office within 30 days of your 18th birthday. Listen to your conscience. Register with Selective Service. Per essere schietti, in vista di una guerra, più carne da macello si ha a disposizione meglio è. Eppure al Pentagono non tutti la pensano esattamente così, anzi. Secondo il Dipartimento della Difesa, l'attuale crisi di reclutamento potrebbe essere risolta in un batter d'occhio, se non fosse che soltanto il 23% dei giovani americani che hanno tra i 17 e i 24 anni sono idonei al servizio militare. E questa fascia d'età rappresenta il 90% di tutte le domande di ammissione che arrivano sulle scrivanie delle forze armate, quindi una bella gatta da pelare, oppure potremmo dire un bel cane da pelare. Abbiamo trovato la mascotte per la US Army. Se soltanto un quinto dei ragazzi è idoneo, afferma il Pentagono, è perché, specialmente dopo la pandemia, i candidati sono sempre più sovrappeso, meno allenati, meno istruiti, tanto neanche da riuscire a passare i test di cultura generale e addirittura con la fedina penale sporca, difetti che non li rendono affatto idonei. Al contempo, l'esercito di oggi chiede ai sottufficiali diverse conoscenze tecniche e l'Army Combat Fitness Test, la prova per entrare a far parte dello US Army, è tutto fuorché una semplice passeggiata. Pur di permettere ai candidati di raggiungere degli standard fisici e attitudinali adeguati, quantomeno decenti, il Pentagono ha investito 119 milioni di dollari in corsi di preparazione che alla fine hanno permesso a quasi 9.000 ragazzi di iniziare il proprio addestramento. Comunque queste evidenze non ci danno un quadro completo della situazione. È vero, l'esercito garantisce, come dire, un full-time job che difficilmente possiamo trovare da altre parti, aumenti, indennità, ferie, congedi parentali, assicurazioni sanitarie, però gli stessi benefit effettivamente li può offrire una qualsiasi altra azienda oggigiorno. Le forze armate non fanno una bella figura poi se si considera che più del 10% di tutti senza tetto degli States è composto da veterani di guerra. Come se non bastasse, oggi il 63% dei veterani e basta consiglierebbe a un giovane di arruolarsi. Quindi se già quella di finire sotto a un ponte con delle malattie mentali non è una prospettiva rosea, i ragazzi americani fanno altre valutazioni ben comprensibili. Secondo un sondaggio che è stato realizzato dallo stesso Pentagono, il 90% dei giovani con un'età compresa tra i 16 e i 24 anni non vorrebbe entrare a far parte dell'esercito per paura di morire, per paura di sviluppare disturbi mentali o abbandonare i propri cari, oppure perché non apprezza semplicemente la vita militare. Perché al giorno d'oggi soltanto un giovane su 10 ha un genitore che è oppure è stato militare e quindi non si conosce, diciamo così, il vero valore di fare il soldato, direbbe il Dipartimento della Difesa. Da un lato questo assunto è plausibile, perché la carriera militare degli States è un affare di famiglia, come direbbero a Corleone. 4/5 di tutti i soldati in servizio provengono di fatti da famiglie di militari. Ciò nonostante, nella realtà dei fatti, stando a un sondaggio condotto da Gallup nel 2023, soltanto il 60% degli americani
ha fiducia nelle proprie forze armate. Diciamo che non è tantissimo. Questa percentuale infatti è calata a picco negli ultimi 5 anni. C'entrano sicuramente la debacle in Afghanistan e il ritiro dall'Iraq nel 2021, ma c'entrano anche la crescente disaffezione nei riguardi della guerra in Ucraina e al rigido sistema gerarchico che è insito in ogni formazione militare, ma anche la percezione diffusa che le forze armate si stiano eccessivamente politicizzando, o meglio, si stiano svendendo all'ideologia woke. Che significa? Ve lo spiego subito. Here I come. Oh, here I come. Con ideologia woke, la destra americana si riferisce a tutte quelle fasce della popolazione progressiste e giovani che nel difendere le minoranze, che si parli di etnia o orientamento sessuale non importa, si schierano apertamente contro le classi sociali più privilegiate e conservatrici. In Italia parleremmo di politicamente corretto o al massimo di cancel culture, ma è comunque il concetto più o meno lo stesso. Per i critici, quindi, le forze armate statunitensi starebbero strizzando un po' troppo l'occhio al femminismo, alla comunità LGBT e ai movimenti come Black Lives Matter, e lo starebbero facendo proprio perché a corto di personale, così da attrarre nuove reclute tra la stessa generazione Z, che viene considerata, secondo i critici, la più woke di tutte quante. I just don't want to fight in a war we have nothing to do with. Well, guess what, besties? I'm not gonna get drafted. From now on, I'm not American. Facciamo alcuni esempi però per essere più concreti. L'Air Force si vanta di quanto sia inclusiva nei confronti delle donne e delle minoranze etniche. Lo US Army accoglie apertamente tra le proprie fila persone transgender e transessuali. Dalla fine del 2022 il Pentagono ha permesso a 12 soldatesse di compiere viaggi per abortire, pagando loro tutti i costi. Cosa c'è di male? Per quanto mi riguarda personalmente, niente. Però a quanto pare la mossa ha infastidito il senatore repubblicano dell'Alabama Tommy Tuberville, che per protestare con questa politica pro-abortista del governo, con il suo voto contrario, ha impedito la promozione di più di 400 ufficiali delle forze armate. Grazie a questa sua geniale presa di posizione, Tuberville ha lasciato per 10 mesi esercito di marina, terra e aviazione senza alti ufficiali. Ora che il Pentagono dell'amministrazione Biden voglia svecchiare e rendere meno distanti dalla generazione Z le forze armate è un segreto di Pulcinella. Per cominciare, lo US Army ha un canale Twitch. Basti pensare poi alla campagna di reclutamento The Calling, no, non è l'album The All That Remains, lanciata nel 2021, che vede come protagonista dello spot principale Emma, cioè una soldatessa realmente esistente che ha 2 madri e per rompere lo stereotipo del militare maschio ha deciso di arruolarsi. Parte dell'opinione pubblica è arrivata a definire questo filmato nello specifico addirittura pericoloso, imbarazzante, specialmente se viene paragonato allo spot realizzato un anno fa dal Ministero della Difesa russo che invita tutti gli uomini veri a diventare soldati. Siete solo una manica di coglioni. Comunque, i sostenitori della teoria dell'esercito woke non hanno risparmiato neanche la recente campagna di reclutamento Be All You Can Be dello US Army, considerata troppo finta e poco motivante. You can be all you can be. 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 Vorrei un attimo valutare un secondo il comportamento da Giano di fronte del Pentagono, che è veramente la cosa importante. Da una parte, diciamo così, il Pentagono tenta più o meno goffamente di rimanere al passo di una società che cambia, come dire «Ehi, guardate che non siamo dei cattivoni». Dall'altra fa l'occhiolino a quella stessa generazione Z che, leggendo tra le righe, il Pentagono ritiene una legione di rammolliti. In altri termini, non è detto che questa sia la strada giusta da seguire. Secondo il colonnello Justin Overbaugh, che scrive per il think tank Responsible Statecraft, le forze armate, tutte, dovrebbero ammettere di aver fallito nei compiti che sono stati loro assegnati, ovvero costruire o ricostruire istituzioni democratiche. L'esercito americano eccelle nel campo di battaglia, afferma Overbaugh, ma negli ultimi 2 decenni ha combattuto dei conflitti inesistenti. Del resto, si domanda il sito web The Bulwark, perché i genitori americani dovrebbero affidare la vita dei propri figli a un'istituzione che non può ammettere il fallimento? In alternativa occorrerebbe forse una nuova minaccia esterna, una Pearl Harbor un 11 settembre per dare nuova linfa vitale agli arruolamenti, e non è neanche detto che accada, ma soprattutto speriamo che non accada. Non fosse altro perché per l'Heritage Foundation, altro think tank conservatore e pro-esercito, semmai gli Stati Uniti dovessero venire coinvolti in 2 conflitti regionali, magari uno in Medio Oriente, l'altro chissà in Asia o in Europa orientale, non riuscirebbero a gestirne neanche uno.
Anche qui stiamo attenti alle fonti che leggiamo, perché l'Heritage Foundation ce l'ha a morte con Biden, che nel frattempo sta tagliando 20.000 posti vacanti per direzionare fondi e risorse a progettare nuove tecnologie. Una crisi di reclutamento esiste e come, ma considerando che con tutta probabilità la guerra del futuro si combatterà più con le macchine che con la carne e il sangue, l'equazione meno uomini uguale esercito debole non diventa automaticamente vera, ma neanche così implausibile. Quindi, tirando le somme, perché gli Stati Uniti sono a corto di soldati? Non c'è una risposta univoca a una questione che bene o male riguarda l'intera società americana. E se vogliamo non c'è nemmeno una soluzione. Alcuni potrebbero suggerire di reintrodurre la leva obbligatoria, così come sta accadendo in Italia. Ma la vera domanda che in realtà dovremmo porci è: abbiamo bisogno di una guerra? Probabilmente no. Anche se ormai il termine sicurezza è diventato popolarissimo. A tal proposito, in chiusura di questo episodio vorrei ringraziare NordVPN, che ha reso possibile questo video e che non di meno è la migliore VPN per tenere al sicuro i vostri dati e la vostra privacy online. Stavolta però c'è una succosa novità. Se come membri delle forze armate statunitensi vi piace viaggiare o alloggiare all'estero per periodi indefiniti o semplicemente prendervi una vacanzina in vista delle ferie dell'estate, sarete ben felici di sapere che fino al 30 maggio, se acquisterete un qualsiasi piano biennale di NordVPN, dopo un periodo compreso tra i 31 e i 50 giorni dall'acquisto, riceverete una carta regalo GoGift. Cosa farci? Beh, ora non vi dico che potrete acquistarci un carro armato o un cacciabombardiere, ma potrete spenderla in una vasta gamma di store online, tra cui quelli di Flixbus, Airbnb, Italo e Smartbox, così da risparmiare sulle vacanze estive. Riceverete 10 euro se acquisterete questo piano, 20 euro per quest'altro piano e 50 per questo piano. Inoltre avrete anche un vantaggio aggiuntivo. Avete presente la discriminazione dei prezzi, cioè quel fenomeno per cui beni e servizi costano di più in base al paese dal quale si acquista? Ad esempio, dagli Stati Uniti costa tutto un fracasso e qui in Italia non siamo certo da meno. Considerate che paghiamo fino al 16% in più per le nostre vacanze. Ebbene, mascherando il vostro indirizzo IP e geolocalizzandovi in altre parti del mondo, non solo terrete alla larga malware e cookie di tracciamento, ma sarete anche in grado di risparmiare su voli, taxi e stanze di hotel. Vi ricordo che avete tempo fino al 30 maggio per ottenere la vostra carta GoGift da 10, 20 o 50 euro spendibili per i vostri viaggi. Noi invece, signore e signori, ci vediamo alla prossima. Per Aspera.